Immagina di correre nel buio assoluto per 13 miliardi di anni, senza mai fermarti, senza mai rallentare. Viaggi a 300.000 chilometri al secondo, attraversando galassie morte, nubi di gas velenoso e spazi vuoti e gelidi. Sei un fotone, una particella di luce. Alcuni fotoni, come quelli della radiazione cosmica di fondo, sono nati all'alba del cosmo, ma la maggior parte viene creata e distrutta in continuazione. Hai superato l'inferno della creazione. Hai schivato l'attrazione dei buchi neri. E dopo questo viaggio epico e inimmaginabile, la tua vita finisce improvvisamente. Ti schianti contro un minuscolo pezzo di vetro in un deserto sulla Terra e in quell'istante diventi informazione. Il problema della razza umana è la biologia. Quando guardi il cielo notturno, l'universo ti sta letteralmente bombardando di luce. Un diluvio di fotoni piove sulla tua testa in ogni secondo. Ma tu sei cieco. Sei cieco perché la tua pupilla, il buco nero al centro del tuo occhio, è largo al massimo 7 millimetri. È un imbuto troppo stretto. È come cercare di raccogliere l'acqua di un uragano usando un dettale da cucito. La maggior parte dell'universo ti rimbalza addosso e va perduta per sempre. Per millenni abbiamo creduto che le stelle fossero poche migliaia, solo quelle abbastanza brillanti da infilarsi in quei nostri piccoli ditali biologici. Ma l'universo era lì, nascosto in piena vista. Avevamo solo bisogno di un secchio più grande, un raccoglitore di luce. Questo è il segreto fondamentale che devi capire. Un telescopio non serve a ingrandire le cose. Un telescopio serve a raccogliere la pioggia. Più è largo il secchio, più debole è la luce che riesci a catturare. Venezia, 1609. Galileo Galilei punta verso il cielo un tubo di legno e pelle con 2 pezzi di vetro alle estremità. Non li ha inventati lui, ma è il primo a capire davvero cosa farci. Quel tubo ha una lente larga circa 40 millimetri. È un secchio appena più grande del nostro occhio, ma è sufficiente. In una sola notte, Galileo distrugge l'idea che la Terra sia al centro di tutto. Vede montagne sulla Luna. Vede lune girare attorno a Giove. Ma come fa un pezzo di vetro a fare questa magia? Il segreto si chiama rifrazione. Immagina un'automobile che viaggia veloce sull'asfalto e improvvisamente le ruote di destra finiscono nel fango. Le ruote nel fango rallentano, quelle sull'asfalto continuano veloci. Il risultato? L'auto sterza bruscamente verso destra. La luce fa esattamente la stessa cosa. Quando i fotoni colpiscono il vetro della lente, passano dal vuoto dello spazio a un materiale denso. Rallentano. E siccome la lente è curva, la luce viene obbligata a sterzare, a piegarsi. La lente frontale del telescopio, l'obiettivo, ha una curvatura calcolata matematicamente per far sterzare tutti i fotoni verso un unico punto esatto. Il fuoco. Tutta la luce che prima era sparsa su una superficie grande viene schiacciata in un punto minuscolo. È qui che la magia avviene. L'immagine debole e gigante del pianeta viene compressa e resa luminosissima. Poi, una seconda lente più piccola, l'oculare, raddrizza di nuovo i fotoni per mandarli dritti nel tuo occhio. Hai appena ingannato la natura. Ma il telescopio a lenti ha un difetto mortale. Un difetto fisico che non puoi cancellare. La luce bianca delle stelle è in realtà un mix di tutti i colori dell'arcobaleno. E qui c'è il problema. Il fango frena in modo diverso ogni colore. La luce blu frena di più e sterza con un angolo stretto. La luce rossa frena di meno e sterza con un angolo più largo. I colori si separano, si dividono. Il risultato? Guardi un pianeta e lo vedi circondato da fastidiosi aloni colorati. Tutto è sfocato. 60 anni dopo Galileo arriva Isaac Newton. Newton odia gli aloni colorati e ha un'intuizione geniale.
Se il problema è far attraversare il vetro alla luce, allora smettiamo di farlo. Invece di far passare la luce attraverso una lente, facciamola rimbalzare su una superficie. Newton sostituisce la lente con uno specchio di metallo lucidato, curvo come una scodella. La luce entra nel tubo, colpisce il fondo a specchio e rimbalza indietro concentrandosi in un punto. Zero fango, zero colori separati. È nato il telescopio riflettore. Da Newton in poi la regola è una sola. Costruisci specchi sempre più grandi. Raccogli più pioggia cosmica. Ma c'è un limite fisico impietoso. La gravità terrestre. Uno specchio è un blocco di vetro spesso e pesante. Se lo fai largo intorno agli 8 metri, il suo stesso peso inizia a deformarlo a un livello tale da rendere la costruzione quasi impossibile con le tecnologie tradizionali. Il vetro si piega su se stesso, come una torta troppo grande tirata fuori dal forno. Se lo specchio si deforma anche solo di una frazione di millimetro, l'immagine della galassia distante diventa una macchia inutile. Come sconfiggi la gravità? Smetti di costruire un singolo specchio gigante. Costruisci un puzzle. Negli anni 90, gli scienziati iniziano a tagliare il vetro in decine di esagoni perfetti. Ogni esagono è leggero, maneggevole, non si piega. Poi li uniscono insieme come le celle di un alveare. Sotto ogni singolo esagono ci sono dei pistoni motorizzati che spingono e tirano in tempo reale, correggendo la gravità e mantenendo la curva perfetta. Hai appena creato un occhio gigante e artificiale. Oggi, nel deserto cileno, stiamo costruendo il mostro definitivo, l'Extremely Large Telescope. Il suo specchio principale non è largo 1 metro, non è largo 10 metri, è largo 39 metri. La sua superficie di raccolta è circa 1/6 di un campo da calcio. È formato da quasi 800 esagoni di vetro, sincronizzati al nanometro. Se lo puntassi verso la Luna, potresti risolvere oggetti di circa 9 metri. Questo telescopio raccoglierà circa 30 milioni di volte più luce rispetto al tuo occhio nudo. Ma c'è un ultimo nemico sulla Terra: l'aria. L'atmosfera terrestre è un oceano di gas turbolento, caldo e freddo, in continuo movimento. Guardare le stelle da terra è come cercare di leggere un libro dal fondo di una piscina increspata. Le stelle non scintillano perché sono fatte così. Scintillano perché la nostra aria distorce la loro luce. Per vedere l'universo nitido o porti il telescopio nello spazio profondo, oppure usi i laser. I telescopi moderni sparano potenti raggi laser color ambra verso il cielo. Questi laser creano una finta stella artificiale nell'alta atmosfera. Il computer del telescopio guarda questa finta stella, calcola esattamente come l'aria la sta deformando in quel millesimo di secondo e deforma fisicamente lo specchio del telescopio per cancellare il difetto. È come avere un occhio in grado di cancellare la turbolenza del mondo 1000 volte al secondo. Ed ecco il punto di svolta. La rivelazione che cambia tutto. Un telescopio non è uno strumento per guardare attraverso lo spazio. È una macchina per guardare indietro nel tempo. La luce ha una velocità limite. Niente può andare più veloce. Quindi, se guardi una stella lontana 1 milione di anni luce, la luce che colpisce il tuo specchio stasera è partita 1 milione di anni fa. Tu non stai vedendo quella stella come è adesso. Stai guardando un fantasma. Forse quella stella è esplosa ed è morta da millenni. Ma la sua immagine sta ancora viaggiando. Se vuoi vedere l'alba dell'universo, le primissime galassie mai nate, devi guardare a 13 miliardi di anni luce di distanza. Ma c'è un problema brutale. L'universo stesso si sta espandendo e mentre si espande, stira lo spazio. Se un fotone viaggia per miliardi di anni
in uno spazio che si dilata, anche il fotone viene stirato. La sua luce passa dal visibile, diventa rossa, poi sempre più rossa, finché scompare completamente dai nostri occhi. Diventa luce infrarossa, luce invisibile, calore. Per vedere questo calore invisibile, la razza umana ha costruito la macchina più complessa della storia, il James Webb Space Telescope. Non usa lenti di vetro, non usa specchi d'argento. Usa 18 esagoni di berillio rivestiti di oro puro. L'oro è lo specchio perfetto per far rimbalzare l'infrarosso. Ma per sentire il debolissimo calore di una galassia lontana miliardi di anni luce, il telescopio stesso deve essere congelato. È parcheggiato nel buio dello spazio, a meno 233 gradi centigradi, protetto da uno scudo termico grande come un campo da tennis. Il James Webb cattura dati che vengono elaborati in immagini. Cattura fotoni nella banda dell'infrarosso. Raccoglie i fotoni più vecchi, stanchi e stirati dell'intero universo. Particelle di luce che hanno viaggiato per quasi 14 miliardi di anni, sopravvivendo alla morte di innumerevoli mondi, solo per finire la loro corsa contro un esagono d'oro forgiato da una specie di primati su un piccolo pianeta roccioso. Grazie a quegli specchi possiamo vedere le nubi di polvere dove nascono le stelle, possiamo vedere l'atmosfera di pianeti alieni e possiamo guardare dritti negli occhi l'inizio del tempo. Dal tubo di legno e pelle di Galileo a un fiore d'oro ghiacciato a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Abbiamo ingannato la nostra biologia. Abbiamo costruito occhi di vetro, di metallo e di informazione per catturare la pioggia cosmica. Noi siamo una parte dell'universo che ha costruito una macchina per poter guardare se stesso. Io sono Renderium e questa è la nostra realtà. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.